Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia. È da un po' che non vi parlo di accessori per visori VR e sono molto contento di tornare a farlo con Kiwi Design, uno dei migliori produttori di accessori per qualsiasi visore, non solo per Meta ma anche per visori di altri marchi, ma in particolare partner ufficiale di Meta. E oggi quelli che vi vado a presentare sono proprio due accessori per il Meta Quest 3 ed esattamente vi andrò a mostrare e parlare di Facial Interface o mascherina che va a rimpiazzare quella di default del Quest, che si chiama V3, e poi vi mostro un cinturino, il K4, senza batteria ma con un piccolo dettaglio molto particolare. Allora, direi di partire subito con l'unboxing o l'apertura della scatola del cinturino Kiwi Design K4 per visore Meta Quest 3. Classico packaging, quindi rispetto ai prodotti che vi ho presentato finora non è cambiato un granché, e all'interno della scatola ogni componente è ben bloccato e fissato all'interno, quindi in modo tale da non muoversi. Abbiamo anche tanto di libretto delle istruzioni e lo troviamo diviso in due parti, o meglio tre parti, perché la fascia superiore che va sopra la testa può essere rimossa, cosa che io faccio sempre perché a causa del mio codino. Ragazzi, materiali come sempre sono il top. Quello che io amo sempre di Kiwi Design è che queste bande laterali solitamente in altri modelli di altri produttori sono di una plastica un po' fragile, addirittura alcune volte risulta essere trasparente, talmente è sottile. E inoltre in altri produttori queste bande laterali sembrano essere fatte in nylon. Queste bande invece nei cinturini della Kiwi sono composti della stessa plastica che compone tutte le altre parti. E ragazzi, stiamo parlando di materiali di costruzione veramente solidi, anche mettendoli un po' sotto pressione non cigolano, e anche le chiusure delle varie componenti sono molto solide. Devo dire che Kiwi ha fatto un grandissimo balzo in avanti nel corso degli anni per quanto riguarda la qualità dei materiali e la tecnica di costruzione, diventata sempre più solida. Passiamo al montaggio. Per quanto riguarda questo cinturino, braccetti ovviamente che si vanno a estendere mediante l'utilizzo della classica rotella. Ecco qui, accendiamo un po' la luce che non si vedeva molto. Rotella che, come vedete, spunta sia dalla parte superiore che dalla parte inferiore, quindi la potete prendere da sopra e da sotto. Il meccanismo, fra l'altro, sentite, è molto più silenzioso. I due braccetti che poi si vanno ad agganciare al visore, anche questi sono molto solidi, flessibili, in modo tale che poi quando provate a toglierli oppure a metterli non riscontrate molta resistenza. Come si monta? Semplice. Qui c'è una R che indica right, quindi destra, e qui ovviamente ci sarà la L. Lettere che trovate corrispondenti nella parte posteriore del poggiatesta. Non so se si nota il dettaglio, non abbiamo più il poggiatesta in gomma dura, ma c'è una bella imbottitura in similpelle, anche per quanto riguarda la fascia che va sulla testa. E questo trovo che sia un grandissimo vantaggio rispetto ad altri produttori che generalmente si mantengono ancora con il poggiatesta in gomma. Per andarlo a montare semplicemente si vanno a mettere i due ganci nei rispettivi alloggi e si fa una leggera pressione fin quando non si sente uno scatto, e a questo punto è saldamente installato ed è pronto per essere attaccato al visore. Che dov'è? Eccolo qui, il nostro campione. Allora, io al momento ho un altro cinturino di Kiwi Design. Questo qui invece è un cinturino con batteria e come vedete abbiamo sempre lo stesso poggiatesta con imbottitura in similpelle, quindi comunque Kiwi Design continua a mantenere questo alto comfort. Come vi dicevo, meccanismo di chiusura è molto più silenzioso rispetto ai modelli precedenti e andiamo a vedere come si rimuove quello vecchio. Io solitamente lo afferro da qui, alzo verso l'alto, quindi ruoto verso l'alto e si toglie in un attimo. Basta seguire semplicemente la
torsione del braccetto. Vedete che il braccetto non è perfettamente dritto, ma c'è una leggera torsione? Vedete, è come se il braccetto volesse fare questo movimento, c'è una leggera torsione. Quindi voi basta che seguite la torsione, questo viene via subito. Come vi dicevo, senza banda superiore, ma ovviamente a discrezione vostra, se voi siete più comodi con la banda superiore, la potete lasciare. Questo comunque vi dimostra che sono talmente comodi questi cinturini che potete indossarli tranquillamente anche senza la banda superiore, perché anche se li stringete al massimo, comunque sia non sentirete la pressione sulla testa grazie al cuscinetto imbottito in similpelle. Non potete sbagliare, perché per installarlo nel visore basta semplicemente che andiamo a seguire la corrispondenza dei fori. Quindi il foro più piccolo andrà dove c'è il jack audio. Per installarlo correttamente non è necessario che date delle botte oppure lo sbattete contro il muro, basta semplicemente che andate a posizionare prima la parte posteriore del gancio, fate una piccola pressione qui e spingete e già è installato. Andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato. Parte posteriore, facciamo una piccola pressione e andiamo a installarlo. La fascia superiore poi va inserita all'interno della asola che c'è questa specie di ponticello dietro la parte superiore del visore, va passata e poi va stretta e regolata in base al vostro capoccione. Ma siccome il mio capoccione è troppo grosso, quindi la banda superiore non mi serve, queste possono essere rimosse e riapplicate tramite il velcro. Anche il cuscinetto è completamente removibile e direi che è arrivato il momento di andarlo a provare. Quindi lo estendiamo e lo applichiamo. Ne approfitto per farvi vedere solitamente come andrebbero regolati questi cinturini con questo design. Questo design così dritto viene chiamato design Elite, mentre in un video successivo vi mostrerò anche il cinturino Halo di Kiwi Design. Una bella sorpresa. E non è tutto. Se volete sapere tutto dovete continuare a seguire. Ok, andiamo alla prova. Andiamo a stringere. Ragazzi, la comodità è sempre il top. La presa è ottima, non sfugge minimamente e poi quando lo vado ad allargare una leggera rotazione sulla rotella e lui viene via in un attimo. È un cinturino standard davvero basilare, minimal, non ha nulla di particolare, è un semplicissimo design Elite e quello che voglio farvi vedere è che c'è anche una versione che costa un po' di più, perché insieme al cinturino vi viene data anche una chiave per Contractors Showdown. Quindi per quanto riguarda il cinturino K4 di Kiwi Design con una chiave della versione Steam di Contractors Showdown siamo su 46 euro. Altrimenti in descrizione trovate anche il mio link Amazon per comprarlo direttamente lì, però mi sembra che su Amazon non trovate la versione con la chiave di Contractors Showdown, mentre se volete comprarlo sul sito Kiwi utilizzate il mio link che trovate nel primo commento. Stavolta ve lo metterò nel primo commento e inoltre utilizzando il mio link in automatico avete anche un 5% di sconto, quindi non avete bisogno di aggiungere nessun codice. Per quanto riguarda la versione senza chiave, 37 euro sul sito di Kiwi Design. Vi ricordo che la chiave per Contractor Showdown è la versione Steam. L'altro prodotto invece che vi presento è la mascherina V3. Anche questo arriva nel suo solito packaging marrone. Io ogni volta che mi arriva un pacco da Kiwi Design dico mi sono arrivate le uova. Ok, andiamo ad aprire la confezione, vediamo cosa c'è dentro. Istruzioni, che sono quelle che avete visto appena volare. Bustina di plastica contenente il cuscinetto, o meglio i cuscinetti, perché ce ne sono due, imbottiti in similpelle. Ragazzi, devo dire che anche per quanto riguarda materiale di costruzione e la solidità di questa mascherina sto avendo difficoltà a fletterla. Devo dire che è un materiale molto molto duro, è una plastica bella dura, bella resistente. Sto notando anche delle bellissime fessure dove fantastico.
entra l'aria, quindi in pratica non vi dovrebbe appannare le lenti quando lo utilizzate. C'è una perfetta chiusura della gomma che va a coprire il naso. Solitamente anche nei vecchi modelli delle mascherine, oppure nella mascherina che utilizzo io, che è quella di AMVR, ragazzi, appena lo toccate questo di qui si toglie, perché gli agganci di questo pezzo di gomma generalmente non sono molto stabili, quindi appena lo toccate si va a togliere. Questo di qua invece addirittura mi pare che sia parte integrante della mascherina, no, c'è l'aggancio. Devo dire che hanno studiato molto per migliorare il design di questa mascherina. Cosa manca? Non c'è la possibilità di estendere la profondità. Infatti lo vado a provare subito perché voglio capire se è messo alla massima distanza o alla minima. Ve l'ho fatto vedere tante volte in altri video come rimuovere la mascherina, ma una rinfrescata non fa mai male. Ragazzi, se voi provate a togliere la mascherina lateralmente, le lenti del visore sono ricoperte da una gomma interna e ho notato che se provate a toglierlo lateralmente, la mascherina aggancia questa gomma interna e la strappa via dalle lenti, quindi dovete fare molta attenzione. Quello che non dovete fare sicuramente è afferrare da un lato e tirare. Quello che vi consiglio invece è prenderlo centralmente e prima rimuovere la parte superiore e poi in automatico verrà via quella inferiore. E adesso vi faccio vedere una cosa per quanto riguarda il copriluce. Vedete? Il copriluce appena l'ho toccato è venuto via subito. E adesso, mannaggia, lo devo rimettere. Ecco qui, credo di esserci riuscito. Non vi dico quanti minuti ci ho impiegato e quante divinità ho nominato. Il confronto con quella di AMVR, come vi dicevo, quella Kiwi Design, ho avuto difficoltà a fletterla. E qui invece, ragazzi, mi bastano 2 dita e la mascherina si flette. Il copriluce che viene via facilmente. Devo dire ottima l'imbottitura anche qui in similpelle. Se vogliamo trovare anche un vantaggio rispetto a quella di Kiwi Design, questa di AMVR ha l'estensione in profondità su 3 livelli. Finora mi sono trovato benissimo con questa di AMVR, ma sono curioso di andare a provare quella di Kiwi Design, che già sembra essere fabbricazione nettamente superiore. Anche qui ricordatevi, basta che fate esattamente l'opposto di quello che avete fatto per rimuovere la mascherina. Quindi la andate ad adagiare sul visore, assicuratevi che gli agganci siano tutti in posizione e poi andate a fare una rapida ma leggera pressione. Quando sentite il click significa che la mascherina si è messa. Fate una piccola trazione, tirate leggermente per vedere se gli agganci vengono via facilmente. Ragazzi, è di una solidità, sembra essersi fusa con il visore, sembra essere un tutt'uno col visore. Davvero incredibile la qualità di costruzione di questa mascherina. Ok, andiamo a provare e voglio vedere la distanza. Vi suggerisco sempre di andare a vedere se ci sono degli spiragli di luce ed eventualmente andare a chiudere saldamente. Ecco qui, buio totale. Ragazzi, tutta un'altra cosa. Allora, in questo momento io sto indossando anche le lenti di VR Rock e nonostante ciò le lenti non toccano gli zigomi e le sopracciglia. Direi che anche se non si può regolare la distanza, comunque sia c'è addirittura spazio anche per un paio di occhiali se non utilizzate le lenti. Il copriluce, a differenza di quello di AMVR, non fa entrare neanche uno spiraglio di luce, mentre in quello di AMVR, guardando sotto la parte centrale, un po' di luce e addirittura riesco anche a vedere, per esempio a volte con quella di AMVR riesco a vedere il telefono facendo questo lavoro qui. Con questa invece non vedo assolutamente nulla. Buio totale all'interno della mascherina di Kiwi Design, eccezionale. Devo dire anche che la sento un po' più fresca sulla faccia, sebbene stiamo parlando sempre di similpelle. Non lo so, ho come l'impressione che questa di qui sia un po' più fresca, più sottile rispetto a quella di AMVR, che invece prende una porzione di fronte e di zigomi molto più larga. Anche questo prodotto promosso. E andiamo a
vedere il prezzo. Sul sito 23 euro. Per il modello che vi ho mostrato, sul sito attualmente 23. E ricordate che se utilizzate il mio link referral Kiwi Design per comprarlo direttamente sul sito, ovviamente anche questo lo trovate nel primo commento, in automatico utilizzando il link senza dover aggiungere nessun coupon e nessun codice, avete già il 5% di sconto. Quindi se volete, per esempio, potete mettere nel carrello tutti e due i prodotti e poi vi viene applicato il 5% su ogni prodotto. O altrimenti, se preferite comprarlo su Amazon, perché magari per qualche motivo vi viene più comodo, vi lascio anche il mio link Amazon, sia per il cinturino che per la mascherina. Quindi confermo, Kiwi Design, produttore top, possiamo dire, per gli accessori di visori VR, ripeto, non solo Meta ma anche altri marchi. Kiwi però è l'unico produttore partner ufficiale di Meta. Bene ragazzi, spero che la presentazione di questi prodotti vi sia piaciuta. Fatemi sapere se avete utilizzato i miei link oppure se avete comunque acquistato questi prodotti. Fatemi sapere poi quando vi arrivano se vi trovate bene. E vi ricordo che per quanto riguarda il K4, cioè quindi il cinturino, se volete la versione con la chiave di Contractors Showdown Steam in omaggio, credo che quella la potete richiedere solo acquistando il cinturino sul sito. Ringrazio ancora Kiwi Design per avermi fornito questi prodotti e altri ne arriveranno, non posso dirvi altro al momento, e grazie a tutti voi per aver seguito fino alla fine. Ragazzi, ricordatevi, molti di voi che seguono i miei video in realtà poi non sono iscritti. Per il canale è molto importante, a voi non costa nulla, quindi iscrivetevi e continuate a seguire. Se il video vi è piaciuto mettete un like e il vostro Capitano Ben vi aspetta nella baia per una prossima avventura. Un saluto Marmaglia. Ho ho!